Parliamo adesso di una delle funzionalità più complesse e interessanti, che è l'autoabilitazione. Praticamente la mia app sarà in grado di abilitarsi o disabilitarsi automaticamente, quindi per intenderci verde o rossa, all'avverarsi di certe condizioni, in tempo reale all'avverarsi di certe condizioni in maniera automatica. Come prima cosa decidete se quale politica adottare, cioè se mettete più condizioni insieme, se vale che tutte le condizioni devono essere vere affinché si abiliti o disabiliti, oppure se basta che una di queste sia vera. Ecco, per adesso lasciamo l'end, quindi che siano vere tutte. Ecco, tanto per fare un esempio, questa provoca l'autoabilitazione quando il telefono è in carica. Adesso in effetti il mio telefono è in carica e quindi in effetti vedete la condizione when charging is true e a questo punto è verde. Ecco, qualora disconnettessi il telefono dalla carica, tempo 5-10 secondi, la mia app, ecco, vedete, se n'è accorta e si è disabilitata. Ora lo ricollego, adesso, ok, ecco qua, ed ecco qua, ecco, è tornato di nuovo, diciamo, abilitato. Ok, ecco, nel caso che ce ne fosse più di una, quindi vale in questo caso l'end, quindi rimane, ovviamente in questo caso va off perché non è vera la seconda condizione poiché lo schermo è acceso e così via. Quarta opzione in questo caso è l'abilitazione automatica o disabilitazione automatica quando siamo connessi o meno a un dispositivo abilitante, quindi vale la lista di dispositivi BT abilitanti nella sezione Bluetooth. Ecco la quarta opzione, diciamo, di abilitazione e disabilitazione è l'autoabilita in movimento, quindi in grado di rilevare se siete o meno in movimento e quale condizione, quindi qui lo abilitate, qui lo disabilitate. Quale condizione, diciamo, sarà scatenante per renderla vera, quindi se siamo fermi, stiamo camminando, se stiamo correndo, se siamo in bicicletta, se siamo in macchina e così via. Che livello di confidenza va adottato per il riconoscimento, diciamo, della particolare attività, quindi 0 sarà estremamente sensibile e 5 sarà molto poco sensibile, quindi sarà più o meno reattivo, diciamo, al riconoscimento. Chiaramente più reattivo sarà e più potrà sbagliare, quindi numero basso sarà facile che sbagli, numero alto magari sarà difficile che la condizione entri, quindi dovete trovare un giusto compromesso. Questo è il numero di minuti prima di, diciamo, cambiare di stato, quindi state camminando, poi vi fermate e in questo caso chiaramente dopo un minuto, dopo tot minuti che avrete inserito, lui passerà poi sarà disabilitato. Da qui potete decidere se automaticamente oppure no attivare la funzionalità di abilitazione del Bluetooth, okay, in automatico se quando diventa vera questa condizione. Ok, ecco, per quanto riguarda invece l'ultima sezione, quella relativa ai periodi di riposo, c'è una sezione apposta che potete consultare premendo il pulsante interrogativo in alto nella relativa sezione. Dimenticanza importante, per questo ho fatto questo pezzettino di video in più riguardo all'autoabilitazione, è che in PNR l'autoabilitazione può essere sovrascritta, come si dice in inglese override, dal comando manuale. Quindi di conseguenza adesso per esempio c'è l'autoabilitazione quando è in carica, non è in carica per cui è rossa, ma noi vogliamo comunque abilitarla in questo momento, allora andiamo dal widget o anche dalla linea di comando nelle opzioni, dall'opzione relativa di abilitazione e disabilitazione e l'abilitiamo esplicitamente. Bene, potete vedere cosa è successo. In questo caso dice che effettivamente la condizione di auto-enabling in carica è falsa, ma c'è stato un manual override alle ore 15:56 21 secondi. Ogni volta che la situazione sarà aggiornata, vincerà l'ultimo comando che è arrivato, il più recente, sia esso automatico che manuale. Infatti adesso, per esempio, facciamo che inserisco un attimo la batteria, la ricarica, ed ecco, a questo punto è entrata, vedete, è entrata
è sparito il manual override ed è entrata la situazione di ricarica. Ora levo di nuovo la ricarica e a questo punto tempo 5-10 secondi, ecco, avete visto adesso la condizione è rientrata. E comunque ricordate, appunto, è importante, potete adesso fare un manual override e stabilire la condizione che vi interessa manualmente.